Sai qual è una delle più grandi bugie che ci raccontano? Che il fallimento sia una sconfitta. Se cadi, hai perso. E se sbagli, non sei abbastanza. Ma lascia che ti dico una cosa. Io non ci ho mai creduto. Anzi, sono convinto che ogni errore, se lo guardi nel modo giusto, possa diventare una grande opportunità. E so di cosa parlo, perché è una cosa che ho già vissuto e superato. C'è stato un momento, devi sapere, in cui credevo di avere tra le mani il progetto giusto, quello che mi avrebbe fatto fare la differenza. Ci ho messo tempo, dedizione, passione, tante energie. Eppure non è andata come speravo. Avrei potuto in qualche modo pensare che fosse finita lì, ma no. No, perché ho fatto una scelta diversa. E oggi voglio raccontarti cosa io ho imparato e come puoi usare il fallimento come una leva per crescere, senza lasciare che ti definisca o ti vincoli o ti porti quindi a non fare. Prima di iniziare, come al solito, mi presento. Io sono Silvio e ti do il benvenuto su Meta Sinergie. Qui io parlo di crescita personale e crescita professionale in modo pratico e concreto. Nei video iniziali, come questo, parlo della psicologia e di quella mentalità per affrontare le sfide quotidiane, che credo sia la base per costruire passo dopo passo la versione migliore di se stessi. Ma oggi voglio parlarti di una cosa nuova. Voglio parlarti di come trasformare il fallimento in una leva per crescere. E se resterai fino alla fine del video, ti condividerò una strategia pratica che uso ogni volta che devo affrontare una battuta d'arresto. Ma benvenuto e iniziamo. Ecco, questa è la prima introduzione. La migliorerò nel tempo, ora è così, l'ho lanciata senza pensarci più di tanto. Capisco che per molte persone possa sembrare che il fallimento rievochi la sconfitta, soprattutto nei momenti di frustrazione, quando le cose non vanno come previsto. Ma nella mia esperienza ho capito che ogni fallimento è in realtà una possibilità di crescita, una porta che si apre verso una comprensione più profonda di sé e delle proprie capacità. Pensa, io credo mi piace fare questo esempio. Pensa come si deve essere sentito Roberto Baggio quando durante la finale dei mondiali, non so se l'hai mai vista, quella di USA 94, perse quel rigore che non permise alla nazionale di alzare la coppa. Come si sarà sentito in quel momento? Eppure tutti noi lo ricordiamo come un grande calciatore, un gran professionista che, se non sbaglio, ha anche vinto un campionato l'anno successivo. Certo, questo non posso negare che affrontare un fallimento non sia difficile. Quando ci dedichiamo completamente a qualcosa, che sia un progetto, che sia un obiettivo, persino ad una relazione, se le cose non funzionano, è normale sentirsi delusi. Io credo che sia umano. Ma ciò che fa davvero la differenza è il significato che scegliamo di attribuire a quei momenti. A me è capitato diverse volte di sbagliare. A chi è che non è capitato? Ma ogni volta quello che ho fatto è stato fermarmi. Fermarmi e chiedere che cosa posso imparare da questo? Questo perché io ho scelto di vedere l'errore come una lezione e non come un giudizio su di me, permettendomi di fare il passo avanti. Sai, la verità è che non c'è crescita senza errori. Se ci pensi, da bambini impariamo a camminare cadendo 1000 volte, ad andare in bici cadendo 1000 volte, ma nessuno di noi ha mai smesso di provare da bambini, dopo la prima caduta. Però da adulti ci convinciamo che il fallimento sia un segno che dovrebbe fermarci, perché ci facciamo condizionare dal giudizio, dalle paure di sbagliare, perché crediamo che ogni errore definisca chi siamo, ma non è così. E se lo pensi veramente, fermati a riflettere su questa cosa e cambia questo tuo giudizio, perché noi tutti abbiamo il diritto e la capacità di superare i nostri blocchi mentali e trasformare i fallimenti in opportunità.
Se ti ricordi, nel video, nel mio secondo video parlo di Alper Bandura, uno psicologo del XX secolo, e ho definito il suo concetto di autoefficacia. Se non l'hai visto, ti suggerisco di farlo per comprendere meglio il video di oggi. In poche parole, la nostra capacità di superare difficoltà dipende da quanto crediamo di potercela fare. E questa convinzione non nasce dal successo, ma da come scegliamo di interpretare i fallimenti. Se di fronte, per esempio, ad una difficoltà ci diciamo non ce la faccio, ogni errore diventerà la conferma di questa convinzione. Ma se invece iniziamo a pensare posso imparare da questo e fare meglio, allora il fallimento smette di essere una fine e diventa il trampolino di lancio. Sai, prima di lanciare Metasinergie ho portato avanti 2 progetti sui social che hanno segnato tappe importanti del mio percorso. Il primo si chiamava Il diario di un trader, per nome, ed era dedicato al mondo degli investimenti. Il secondo invece Conecom, era un progetto più ampio, pensato per un pubblico internazionale. Non ti dirò che siano stati dei successi clamorosi, no, non di certo. I numeri erano modesti, qualche centinaio di follower nel primo caso e qualche migliaio nel secondo. Eppure non li ho considerati dei fallimenti. E sai perché? Perché da quei progetti ho imparato cose che non avrei potuto apprendere in nessun altro modo. Prima da loro, per esempio, non avevo mai gestito un piano editoriale. Non sapevo come curare la grafica di articoli e presentazioni. E tra l'altro non avevo nemmeno esperienza nella creazione di contenuti. Ma proprio grazie a quegli errori oggi ho queste competenze. E sono queste competenze che mi hanno permesso di dare vita a Metasinergie. Quindi ecco perché ti dico che il fallimento non è mai la fine, è una fase di transizione, è un ponte verso qualcosa di più grande. Albert Einstein, che sai mi piace citare nei miei video, diceva chi non ha mai commesso un errore non ha mai provato nulla di nuovo. E se ci pensi è vero, verissimo. Quindi quello che ho imparato e che voglio condividere con te oggi è che il fallimento non è mai personale, non dice nulla su chi sei, ma ti mostra dove puoi migliorare. È solo un feedback, un'informazione preziosa che ci aiuta a capire cosa funziona e cosa no, cosa è da correggere. E poi, se c'è anche un'altra cosa che voglio sottolineare, è che l'azione viene prima della sicurezza. Non aspettare mai di sentirti pronto al 100%. Io stesso ogni volta che inizio qualcosa di nuovo provo ancora quel misto di eccitazione e di timore nel fare le cose, ma ho capito che l'unico modo per dissipare l'incertezza è muoversi. E se c'è una cosa che mi ha insegnato l'esperienza è che alla fine non conta quante volte cadi, ma conta quante volte ti rialzi. Beh, adesso voglio condividere con te una strategia semplice, molto semplice, ma è efficace, che uso ogni volta che affronto una battuta d'arresto. Quando qualcosa non va come previsto, non reagisco più distinto, mi fermo un attimo, cerco di riflettere, mi faccio delle domande. La prima è: cosa ho imparato da questa esperienza? È una domanda che mi devo fare, soprattutto quando ho qualcosa su cui ho investito del tempo e delle energie non va come speravo. Per esempio, quando ho un trade o un investimento che non va nella direzione prevista, potrei facilmente lasciarmi andare alla frustrazione. Ma se ci pensi sarebbe inutile, perché il punto non è evitare gli errori a tutti i costi, ma è imparare da essi. E in quei momenti fermarmi e chiedermi cosa mi ha insegnato quell'esperienza diventa, se ci pensi, un esercizio fondamentale di cui io devo tenere conto, perché magari posso comprendere di aver sottovalutato un dettaglio o di aver agito con troppa fretta o magari senza una strategia ben precisa, che nel trading fa la differenza. E ogni volta che mi concedo questo spazio di riflessione ne esco con una maggiore consapevolezza e una capacità sempre più affinata di affrontare le decisioni future con, se vogliamo, più lucidità e soprattutto più disciplina. Perché se ci pensi, ogni errore alla fine io credo che contenga un messaggio, ma sta a noi decidere se ascoltarlo o ignorarlo. La seconda domanda che mi faccio
E cosa posso fare diversamente la prossima volta? Qui entra in gioco una cosa fondamentale, l'onestà con se stessi. Non si tratta di cercare scuse o di colpevolizzarsi, si tratta di aggiustare il tiro. Ogni volta che mi pongo questa domanda, cerco di individuare quali azioni posso modificare in modo concreto. Magari si tratta di prepararmi meglio, di raccogliere più informazioni o semplicemente di prendermi più tempo per valutare una scelta. Per esempio, eh, quando ho lanciato i miei primi due progetti sui social, il Diario di un Trader e Conecom, non ho fallito perché le idee fossero di per sé sbagliate. Anzi, ma perché alcuni aspetti organizzativi e gestionali non erano curati a dovere. Capirlo mi ha permesso di fare meglio ora con Metasinergie. Ho imparato per esempio a creare un piano editoriale più solido, a gestire in modo più efficace i contenuti e soprattutto a non ripetere gli stessi errori. E se non ti chiedi cosa migliorare, io credo che si rischi sempre di commettere gli stessi sbagli, però quando si inizia a farlo con lucidità, ogni esperienza, anche quella più dura, diventa una risorsa per crescere. Poi la terza domanda è qual è il prossimo passo concreto? Io credo che questa in fondo sia la domanda più importante, perché la vera differenza tra chi rimane bloccato e chi va avanti è proprio questa, non fermarsi mai. Quindi, quando qualcosa non va come previsto, è facile restare impantanati nei pensieri negativi, rimuginando magari su ciò che è andato storto, ma se vuoi trasformare un fallimento in ogni opportunità, devi agire. Non serve una rivoluzione, serve un piccolo passo concreto. I piccoli passi. Ne parlo spesso nei miei video, in questi video iniziali. Io quando ho capito che i miei primi due progetti sui social non stavano andando nella direzione giusta, avrei potuto chiudere tutto e pensare che non ero adatto a questo tipo di attività. Ma ho fatto una scelta diversa. Mi sono chiesto, qual è la prossima mossa? La risposta è stata sicuramente migliorare le mie competenze. Ho iniziato a studiare strategie di comunicazione più efficaci, a testare nuovi approcci e anche a capire come creare dei contenuti che fossero davvero utili per chi mi ascolta, ma soprattutto per me stesso. E passo dopo passo è quindi nato Metasinergie. Quindi, andando alla conclusione del video, ogni volta che affronti una battuta d'arresto, ricordati di porti queste domande perché io credo che anche il passo più piccolo è sempre meglio di restare fermi a guardare indietro. E funziona, se ci pensi, esattamente così in ogni ambito della vita. Se c'è una cosa che voglio lasciarti oggi è questa: non temere il fallimento. Temi piuttosto di non provarci mai. Ogni errore, se ci pensi, ti offre due scelte. Puoi lasciarti definire da esso o puoi usarlo come un trampolino di lancio per il prossimo livello. Io ho scelto la seconda strada e ti assicuro che quando inizi a vedere il fallimento come un feedback, la tua vita cambia. Se questo messaggio ti ha colpito, fammelo sapere nei commenti. E se vuoi approfondire altri temi di crescita personale e professionale, iscriviti a questo canale. E mi raccomando, e lo dico ai miei amici, attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Nel prossimo episodio parlerò di come rafforzare la tua autodisciplina per raggiungere qualsiasi obiettivo. Ci vediamo. A presto. Grazie. Ciao.